Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere l'andamento energetico per tutto il mese di giugno per i segni di aria. Quindi iniziamo subito con il segno dei gemelli. Andiamo a vedere i movimenti energetici nel settore lavoro e finanze. Ragazzi, come dico sempre, sono letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi può essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete completare il messaggio, se per caso questo messaggio non risuoni con voi, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e nella descrizione trovate proprio un video che è una guida e vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Allora, iniziamo con una regina di denari, un asso di bastoni, ce ne sono due sotto, un cavaliere di pentacoli e un sette di coppe. Amici dei gemelli, devo dire che la regina di denari, ho come la sensazione che sia una persona o una determinata situazione che vi obblighi un pochettino a occuparvi di certe dinamiche, di certe cose. Potrebbe anche rappresentare un capo, potrebbe rappresentare comunque una persona più in alto di voi che in qualche modo vi dice che cosa dovete fare. Se per caso state frequentando un corso di studi, potrebbe essere un tutor o un insegnante. In realtà con questo asso di bastoni, al contrario, vi sento un po' titubanti. Probabilmente qualcuno non sa, perché anche qui c'è un cavaliere di pentacoli, come se non sapeste bene da che parte andare, come procedere. L'asso di bastoni normalmente è un'azione, però qui è al contrario, quindi è come se non aveste l'impulso di agire, o siccome fa anche riferimento a quello che è l'intenzione, come se non ci fosse un'intenzione chiara o un movimento chiaro da parte vostra. Devo dire che può anche rappresentare un inizio che non è così deciso come si pensava, ipotesi. E vi dico questo perché, appunto, vedendo poi anche il Cavaliere di Denari al contrario, si potrebbe parlare di qualche tipo di accordo a livello lavorativo, promessa di lavoro o un nuovo lavoro per qualcuno che in realtà non è aderente alle vostre aspettative. Più che il lavoro in sé è la paga che non è aderente alle vostre aspettative. Ma andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a spiegare la regina di denari. Giudizio al contrario e il 6 di spade. Allora, qui può far riferimento al fatto che dobbiate allontanarvi da questa persona e che ancora non lo vediate, perché appunto avete il giudizio al contrario, o è come se questa persona non vi chiamasse per partire, per iniziare qualche cosa. In effetti, l'asso di bastoni è al contrario, è come se ci fosse un ritardo in qualche notizia, in qualche telefonata, in qualche chiamata, dalla quale potrebbe poi dipendere un vostro movimento, un vostro spostamento con il 6 di spade. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Uh, sì ragazzi, è un po' come sentivo all'inizio, il fatto che potrebbe esserci una situazione, una persona nello specifico che vi condiziona. E io credo che molte persone non si rendano neanche conto di essere condizionati così tanto da questa persona. Per qualcuno la regina di denari potrebbe fare riferimento a una madre anche. Magari è l'idea che avete assorbito in famiglia che vi fa sentire un po' bloccati, un po' condizionati. Allora abbiamo il diavolo e il 10 di spade al contrario. È come se non doveste chiudere qualche ciclo legato al condizionamento del diavolo. Vi dico, con il 6 di spade potrebbero fortemente essere delle credenze limitanti
che avete acquisito durante l'infanzia grazie a questo tutore, tutrice, madre, padre, genitore. Vi dirò, molte volte ci dicono che perché, per esempio, non lo so, la prima volta che proviamo a fare qualche cosa ci viene male, ci viene fatta una battuta del tipo non sei capace a fare niente, la volta dopo può succedere in un altro ambito che uno non riesca bene e viene ripetuta questa battuta, insomma il bambino poi cresce pensando di non essere in grado di fare niente. In realtà quello è solo stato un atteggiamento, ehm, vabbè, da parte della madre, nel senso non è detto che il genitore o il tutore abbia ragione, cioè sfidatevi nella vita, staccatevi da certi pensieri che avete acquisito durante l'infanzia. Se vi hanno insegnato che, non lo so, per esempio le donne non sono abili nei lavori manuali con trapani e cose di questo genere, vi faccio un esempio come un altro, il primo che mi è venuto in mente. Ecco, voi dimostrate al mondo, ma soprattutto a voi stessi, cioè rompete i vostri limiti, imparate voi a conoscervi, non credete a quello che vi dicono gli altri. Se gli altri vi dicono che appunto non avete abilità manuali, voi dite ok, adesso mi sperimento, non importa che il risultato sia perfetto, però l'importante è il processo che io effettuo il, durante il percorso, appunto. E qui con questo 10 di spade, ragazzi, c'è bisogno di chiudere un ciclo. Per qualcuno si tratta magari di chiudere proprio con un lavoro o con una persona all'interno di un lavoro. Non sento che potrebbe essere tanto un cliente, più un fornitore per capirci. Andiamo a vedere il cavaliere di denari al contrario. Perché se fosse per esempio questo inizio un po' titubante, un po' tentennante, ecco, qui abbiamo un altro cavaliere al contrario e un 10 di coppe. Com'è l'idea che qualcuno potrà arrivare ad accettare alcune questioni per amore della famiglia? Di nuovo, i bastoni sono il movimento, il fuoco, la passione, quello che spinge in avanti della vita e sono comunque tutte e due al contrario. È un po' come se steste mettendo in secondo piano voi stessi, magari vi sentite condizionati, ma è per il più alto bene della famiglia, diciamo, o della coppia se non avete figli, però insomma c'è qualche cosa che ho la sensazione stiate sacrificando di voi stessi e che vi crei questa sensazione di diavolo e sei di spade in giugno, diciamo, che appunto vi condizioni un pochettino. Per qualcuno, ripeto, si può proprio trattare del fatto che si faccia più di quello che viene riconosciuto. Andiamo a vedere 7 di coppe al contrario. Mm. Allora, è interessante perché questa è una stesa di lavoro, abbiamo la carta che parla proprio di lavoro. Ehm, allora, per qualcuno, ragazzi, ho come l'idea che sia scegliere tra il lavoro e la famiglia e che vi sentiate in maggio, sì, un po' così, un po' con questa energia un po' pesante di cui ci parla il diavolo, come se fosse importante capire che ciclo chiudere. Per qualcun altro invece il discorso è che se appunto, come dicevo prima, potrebbe essere un cambio di lavoro, un distacco magari anche solo di filiale o un distacco dall'azienda di famiglia, ipotesi. Però qui vi dicono di fare attenzione perché non è tutto oro quello che luccica. Il 7 di coppe, quando è al contrario, parla di alcune disillusioni o di alcune verità che vengono a galla e che di cui potreste rendervi conto che erano solo appunto delle illusioni. Guardate, non lo vedo un mese molto spinto in avanti, sinceramente, anzi è più un mese dove dovrete semplicemente prendere considerazione, prendere consapevolezza di certe dinamiche, rendervi conto di quanto siete valutati, di come vi vedono gli altri e di quello che realmente valete voi. È come se fosse un po' un periodo di presa di consapevolezza. Per qualcuno ci potrebbe essere un cambio di lavoro con questo 8 di pentacoli al contrario o comunque la perdita di una quotidianità a cui eravate abituati.
Qui con il 2 di spade al contrario, è come se si uscisse da un dubbio, da una scelta. Andiamo a vedere ancora due carte di Osho, vediamo che cos'altro riesco a dirvi, che consiglio vi posso dare ancora. Uh. Proiezioni. È un 7 di coppe, ragazzi. Ve lo metto qua vicino al 7 di coppe. Si tratta proprio di... Allora, fare una proiezione vuol dire dare per scontato che gli altri pensino come noi e quindi proiettare le nostre emozioni, le nostre paure, i nostri desideri sugli altri, come se anche gli altri volessero quello che vogliamo noi. Un altro tipo di proiezione, un altro modo in cui si fa la proiezione è di farsi una specie di film per quello che riguarda una realtà parallela, cioè se no, meglio detto, quando otterrò quel posto di lavoro, allora le cose andranno meglio, ok? E legare il fatto che le cose potrebbero andare meglio solo al fatto di avere tipo una promozione piuttosto che un cambio di lavoro. Ecco, anche quella è una proiezione. Non aspettate di avere questo cambio per, diciamo, cercare la felicità, ma cercatela subito la felicità. Voi vivete adesso, giorno per giorno. Poi abbiamo questa bellissima carta che parla di guarigione e qui sento che uscirete dal dubbio. Il ribelle, bellissima. In questo mazzo mi piace molto perché è la carta dell'imperatore e fa proprio vedere che è qualcuno che rompe le regole altrui per crearsi le proprie regole. Ed è qui quello che bisogna far cadere è l'ego, quello che la nostra mente ha creduto valido fino adesso. È molto collegato alle credenze limitanti, eh? L'ego è un produttore di credenze limitanti e poi abbiamo il condizionamento, che ragazzi è un'altra volta la carta del diavolo, sì, ve lo metto qui, lo vedete, e la voce interiore che è la carta della sacerdotessa. Wow, bellissimo come ci siano tre arcani maggiori qui sotto. Sì, sì, ce l'ho forte questa cosa. È come se doveste trovare le vostre regole per farvi valere di più a livello lavorativo, nel posto di lavoro, con un vostro datore di lavoro, o più semplicemente, se per esempio siete persone che fanno lavori stagionali, di stagione in stagione acquisire skills, come si dice? Non mi viene in italiano. Competenze per aumentare il vostro valore. Il condizionamento, ripeto, è sempre la carta del diavolo. Qui è qualcuno che pensa che facendo il buono, vedete che c'è il leone che si camuffa con una pecora, ha una pecora in groppa, come se stesse cercando di nascondersi. E ha anche le zampe legate, anche lui. C'è qualcosa che vi lega, c'è qualcosa che non vi fa agire. In effetti l'asso di bastoni è la carta dell'azione ed è girata al contrario. È come se doveste chiudere prima un capitolo, un modo di pensare, un condizionamento, ma è quello che farete nella prima parte di giugno. E diciamo che nella seconda parte è un po' come se accettaste certe cose perché ancora state rielaborando quelle che erano i dubbi, le proiezioni, sette di coppe ce l'avete anche qui. È un po' come una fase di passaggio e in effetti poi avete anche la carta della sacerdotessa, che è colei che vede oltre. Sento che giugno potrebbe essere un momento dove veramente prenderete consapevolezza di alcune dinamiche vostre nei confronti degli altri e interne all'ambiente lavorativo o al ramo, al settore lavorativo in cui siete, che vi faranno un attimino cambiare il vostro modo di vedere la quotidianità, di vedere le cose. E poi vi ricordo che comunque avete la carta della guarigione, quindi c'è una sorta di riallineamento verso fine mese. Ragazzi, a livello di finanze vi dirò che potreste essere un po' stretti verso fine mese, però niente che non possa essere, diciamo, affrontato con un po' più di attenzione nelle spese, ok?
Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Io spero che insomma la lettura vi sia stata utile per capire come si muoveranno le energie nel prossimo futuro. Se sì, potete mettere like, potete mandare, scrivere un commento, scusate. Potete scrivere un commento, potete condividere ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuamente supportano il canale, quindi grazie di cuore. Grazie anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E andiamo a vedere anche per gli amici della bilancia come sarà l'energia per il mese di giugno per quello che riguarda il lavoro e le finanze. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, è proprio una guida. E trovate il link al video che vi parla degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Regina di Denari, che è anche la prima carta che è uscita ai gemelli, tra l'altro. Abbiamo il sole, scusate, la stella, il mago, chissà perché ho detto il sole, e il re di spade. Ragazzi, devo dire che si parte da questa regina che potrebbe essere un datore di lavoro, potrebbe essere semplicemente il vostro stato d'essere in questo caso. Sento come se foste in un momento di abbondanza e di perfetta gestione delle, diciamo, questioni quotidiane. La stella è una carta che parla di sogni, di desideri e di nuovi obiettivi, quindi è come se nel mese di giugno ci fossero dei nuovi obiettivi in previsione, dei nuovi traguardi da raggiungere, dei sogni su cui lavorare e vi dirò che inizierete anche a mettervi in movimento, vuoi con dei esercizi di manifestazione piuttosto che meditazioni, piuttosto che azioni pratiche, azioni concrete, inizierete a muovervi in questo senso, cioè nel senso della stella, per realizzare il vostro sogno, direi con molta determinazione, direi ehm, con ordine, con struttura. Avete poi un re di spade. Il re di spade è una persona che è già arrivata ad un traguardo. Deve solo più affinare certe cose e qui è come se aveste già la maestria, il mago è un maestro dell'energia, per andare verso quello che è il vostro obiettivo. Wow, vista così è bellissima bilancia. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questa regina di denari. Wow, 2, 8. 8 di coppa al contrario, 8 di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione che siate talmente presi all'inizio di giugno dalle situazioni quotidiane. Sì, è vero, siete perfettamente in grado di gestire tutto, avete il pieno controllo di tutto quello che è la parte materiale, ma sento che tenderete a sottovalutare un pochettino il vostro lato emotivo. E difatti è per quello che abbiamo queste due carte. È un po' come se apparentemente siete forti, ma dentro avete qualche cosa che un po' pesa. Ho come la sensazione che non siate neanche ben consapevoli voi di che cosa sia questa sensazione, perché quando c'è un 8 di spade è qualcuno che vede la situazione più negativa di quello che è, ma soprattutto è una persona che si sente un po' vittima della situazione, delle circostanze. Andiamo a vedere la carta della stella. Per qualcuno è una questione legata ai nonni, al diventare nonna. 10 di spade al contrario. E 5 di coppe. È come se non voleste rinunciare a quello che già avete
per andare avanti verso il vostro sogno, ma qui a un certo punto è necessario prendere una decisione. Con questo 10 di spade bisogna capire che tipo di ciclo chiudere, ragazzi, cioè quale ciclo chiudere o come chiudere al meglio un certo tipo di ciclo. Guardate, quando c'è l'otto di spade, si vede sempre più negativo di quello che è. In realtà siete in una certa abbondanza finanziaria, lavorativa, economica. È vero, probabilmente il lavoro che state facendo, la situazione che state vivendo non è delle più appaganti, vi manca qualcosa. È come se vi mancasse l'espressione personale, è come se a livello emotivo non riusciste a dare di voi in questo tipo di situazione. Però appunto è anche un vostro modo di vedere le cose, una vostra attitudine. Probabilmente non vi rendete conto di com'è la cosa al 100% e vorreste fare di più, vorreste avere di più. Però per qualcuno ho come la sensazione che ci sia questo è troppo tardi. Però in realtà no, non è mai troppo tardi per niente. Quindi il 5 di coppe è anche qui per dire fate attenzione a non perdere un'altra volta l'occasione o a non perdere quest'occasione, a non perdere la possibilità di sognare, mi viene da dire. Tenete presente che la stella è anche una carta collegata col destino, eh. Andiamo a vedere il mago. Quindi è come se ci fosse un passaggio che per destino dovete... Wow! Mago 1, asso 1 e cavaliere di pentacoli. Io sento che coltivando questo sogno, coltivando la speranza di raggiungere questo tipo di obiettivo, piano piano vi verrà anche la voglia, la forza, passo dopo passo, come dice il Cavaliere di Denari, di fare delle azioni concrete per raggiungere il vostro obiettivo. Inizierete a metterci dell'amore, inizierà a nascere veramente una nuova possibilità, magari lavorativa o magari non è proprio solo strettamente collegata al lavoro, ma è proprio un modo di esprimere se stessi. Guardate, il Cavaliere di Denari potrebbe anche essere una persona che vi propone un nuovo lavoro. Questo ve lo dico, se siete senza lavoro potrebbe proprio arrivare perché c'è proprio un nuovo inizio. Ma in effetti la stella vi dice di non perdere le speranze, di continuare a sperare. Andiamo a vedere il Re di Spade. Wow! 9 di coppe e 4 di bastoni. Ragazzi, l'appagamento, la soddisfazione personale, è il raggiungimento dei è una carta che normalmente la chiamano la carta del sogno compiuto, è qualcuno che ha ottenuto tutto quello che voleva. Tenete presente che c'è l'8 di coppe e poi c'è il 9 di coppe. L'8 di coppe è la ricerca spirituale di questa coppa mancante e qui si trova la coppa che mancava, quindi c'è il raggiungimento del risultato. E c'è anche un bel 4 di bastoni, ragazzi, quindi vi devo dire che si parla anche di contratti di lavoro. C'è un festeggiamento, ma il 4 è proprio un numero di contratto. Soprattutto il 4 di bastoni parla anche di contratti nuziali, cioè di matrimoni, però comunque fondamentalmente è un contratto per il quale si festeggia, è il lavoro dei vostri sogni, il titolare, la titolare dei vostri sogni, il ramo, il settore dei vostri sogni. Guardate, portate pazienza i primi 15 giorni, cercate di non perdere la speranza e di stare su pensieri positivi, perché la seconda parte del mese la sento veramente positiva, eh. Andiamo a vedere ancora qualche consiglio da parte di Osho. Guardate, fiducia, abbiate fiducia. Momento per momento, e ve lo metto qua vicino al Cavaliere di Pentacoli perché proprio è una questione di darvi il tempo anche, di essere pazienti con voi stessi e con l'universo e con i movimenti energetici che magari ci sono, ma sono lenti. Diciamo che potreste anche non vederli solo perché sono lenti. E poi abbiamo una bellissima carta che è un 10 di coppe, quindi avete 8, 9 e 10 di coppe. Arriva il compimento, ragazzi. Arriva quell'obiettivo, quel risultato, quel sogno. Qui avete una carta di sogno, qui avete una carta di sogno compiuto.
È un bellissimo periodo giugno, fatemelo sapere nei commenti. Se comunque la lettura vi è stata utile potete farmelo sapere con un like, se volete sostenere il canale potete iscrivervi, potete condividere, lasciare una donazione, abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me ragazzi è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dell'Aquario, anche per voi andiamo a vedere come saranno i movimenti energetici per il mese di giugno per il lavoro e le finanze. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link alla sezione degli abbonamenti, quindi è un video che vi spiega di che cosa parla tutti i video riservati agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, devo dire che Acquario, per voi il mese di giugno si prospetta un buon mese. Si parte da un 6 di denaro, da una situazione di equilibrio e anche di abbondanza economica, di abbondanza materiale, di abbondanza finanziaria. Per qualcuno si tratta di, se fosse per esempio, se foste alla ricerca di nuovi mercati su cui proporre i vostri prodotti o i vostri servizi, vi dirò che la prima parte di giugno è da sfruttare, perché arriverete ad un certo punto che non saprete più da che parte guardare. Vi dico, c'è possibilità di nuovi commerci, c'è possibilità di creare contratti duraturi, stabili e in equilibrio. L'unica cosa che forse così vi posso dire è di non perché avete un 3 di pentacoli al contrario, quindi è un po' come se il consiglio fosse di non creare collaborazioni troppo strette o troppo vincolanti o magari far contratti di esclusiva o cose di questo stile. Andiamo a vedere carta per carta perché poi comunque terminiamo con un 10 di coppe, che è una carta di compimento, e con il 6 di bastoni, che è una carta di successo, quindi davvero fuochi d'artificio. Andiamo a vedere il 6 di denari. Regina di denari, quindi un'altra carta di denari, un'altra carta di abbondanza economica e abbiamo il giudizio al contrario. Guardate, questa regina potrebbe anche rappresentare in realtà qualcuno che vi deve fare una comunicazione o il fatto che semplicemente stiate aspettando notizie da qualcuno. C'è comunque una componente in questo giudizio al contrario che mi dice che state sottovalutando qualche cosa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 2 di pentacoli e la carta del Papa, ragazzi. 2-2. È come se aveste più opportunità. Se per esempio foste senza lavoro, è come se vi avessero risposto più aziende, avessero risposto più aziende al vostro curriculum. Perché appunto avete una carta di indecisione che appunto, come dire, non so più da che parte guardare, non so a che cosa dare priorità, non so come poter gestire una delle due cose o magari entrambe le cose. Tenete presente che avete un Papa, che è una carta che ha la stessa energia del 6 di bastoni, parla di riconoscimenti ufficiali, parla di posti o di ruoli importanti. Se prima siete una regina, è come se vi fosse proposto di diventare un papa, una guida. È come se, sì, ragazzi, qualcuno qui verrà chiamato a fare da tutor, a fare da guida. Se prima era una semplice coach, ipotesi, ad un certo punto verrà, è come se fosse una promozione, a gestire più gente. Per qualcuno si tratta di insegnare.
Andiamo a vedere il 3 di denari. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario, un 4 di coppe al contrario, la regina di bastoni al contrario. Ragazzi, allora, qui io credo che il 2 di spade sia qui solo perché da un lato avete questa proposta davanti, dall'altro io credo che voi non vi sentiate in grado di affrontare il tipo di incarico che vi stanno proponendo. Ma è solo il vostro punto di vista. Siete in grado, il punto è che non sapete come maneggiare le vostre energie, probabilmente avete paura di non essere accettati piuttosto che di non essere abbastanza bravi, però io vi dico che avete tutte le risorse nelle vostre mani, si tratta di capire come usarle, quando usarle, che priorità dare. Se per esempio, ragazzi, se per esempio, guardate, ho anche questo tipo di lettura, voi fossi in un'azienda o in una collaborazione con una potenzialmente donna o un uomo che ha una forte femminilità e qui vi venisse proposto una seconda offerta, ecco, pensateci bene, perché è come se nella prima proposta aveste un posto, diciamo di livello B, nella seconda proposta vi potrebbero proporre un livello A, ipotesi, ma c'è qualche cosa che non vi fa sentire all'altezza. Andiamo a vedere il 10 di coppe perché comunque il compimento c'è. Imperatore al contrario, stella e 10 di coppe nuovamente. Voglio andare a vedere 6 di bastoni. Tre di coppe al contrario, 5 di denaro al contrario. Guardate ragazzi, io ho come questo tipo di sensazione. Può essere che magari, come vi posso dire, c'è qualche cosa qui legato a un contratto, a una stabilità, a un obiettivo. Ma vi dico questo perché? Perché c'è l'imperatore al contrario, che è una carta dove eh, parla di qualcuno che rompe le regole per creare il proprio potere personale. Qui siete alle regole di qualcuno, qui dovreste andare sotto altre regole, però fondamentalmente è come non avere una vostra struttura. Sì che arriva il compimento emotivo, l'appagamento emotivo, diciamo anche proprio la felicità, ok? È la quiete dopo la tempesta, ma è come se ehm, ho come la sensazione che questo imperatore al contrario vi dica di rompere delle catene, quindi rompere dei cicli karmici e volendo potrebbe anche rappresentare una rottura di contratti. Cioè è un po' come la sensazione, per ritornare un po' a quello che dicevo prima, che vi dicano di creare la vostra stabilità, quello che a voi dà l'appagamento, indipendentemente da tutte le belle cose che potrebbero offrirvi ma che potrebbero poi comunque crearvi dello stress, perché magari non vi sentite all'altezza, perché non avete gli strumenti, perché magari dovreste investire per comprare quel tipo di prodotto, per fare quel altro tipo di prodotto finito. Ehm, Ho come la sensazione che vi dicano di non legarvi troppo a delle persone, di non fare dei contratti troppo stretti con delle persone, perché è vero che potreste arrivare a successo, ma tenete presente che qui avete un 5 di pentacoli al contrario che parla di perdita finanziaria, quindi e anche l'imperatore al contrario parla di perdita finanziaria. Quindi se all'inizio di giugno si parte bene, ecco, siate un po' più attenti verso la fine di giugno. Ehm, Nei riguardi dei soldi che investite proprio, anche se fosse per ampliare l'azienda, però siccome con la regina di bastoni non vi sento proprio nel vostro potere personale, è come se vi mancassero dei dati, ma in effetti qui è come se non arrivasse una notizia, c'è qualche cosa che voi non sapete.
Vi dico, la vittoria e l'appagamento a livello emotivo, a livello di riconoscimento pubblico, a livello di riconoscimento della società, sì, ci sono, però cosa manca? La sicurezza materiale. Quindi fate attenzione soprattutto verso fine mese al tipo di spese che fate, insomma, se sono posticipabili. Va bene, andiamo a vedere ancora qualche consiglio da parte di Osho. Ragazzi, se siete senza lavoro, potrebbe arrivare un lavoro ma senza contratto, eh. Quindi può darsi che la perdita sia, per esempio, per i contributi, nel senso che sì, comunque qualcosa andreste a perdere. Allora, sperimentare, andiamo a vedere un'altra carta. Però come l'idea che potrebbe essere un lavoro aggiuntivo, un lavoro alternativo, perché voi comunque, molte persone sono già in un contratto, in un accordo, sono già impegnate in qualcosa. Allora, abbiamo sperimentare e creatività. Sono due o tre, vi voglio far notare. Allora, sperimentare parla di viversi la vita come se fosse un'avventura, vivere tutto quello che è il nuovo come se fosse una nuova avventura da cui si può imparare. E tenete presente che la creatività è la carta dell'imperatrice che parla di abbondanza, di espansione, parla di arte, parla di natura, anche la carta della stella parla di arte, di tutto quello che è il creare, di progettare, di gestare un'idea, un progetto. E comunque è una carta di forte abbondanza materiale. Avete imperatore e imperatrice, eh? È come se non ci fosse una stabilità, però sì che c'è un, come vi posso dire, un percorso che vi porta verso quel tipo di abbondanza economica, ok? Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la lettura. Io intanto spero che vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare le persone che supportano il canale. Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!